Salve guerrieri, siamo Marisha e Nick. In questo breve video vi spiegheremo perché è meglio usare il termine originario acechador o acechadora al femminile o in inglese stalker invece di cacciatore in agguato. In proposito abbiamo già pubblicato un video, link in descrizione, dove una donna, cioè la Gorda, dice per la prima volta che il Nagual, Don Juan, era un acechador, distinguendolo dal cazador de poter che troviamo nel libro Viaggio a Ixtlan, nel capitolo 6, appunto, diventare un cacciatore. Per chi non ci conosce, lo scopo del canale è di ricostruire al meglio i testi lasciati da Carlos Castaneda e i suoi collaboratori più stretti. Noi stiamo lavorando su quanto lasciato dal lignaggio di Don Juan. Il nostro è un impegno e un lavoro necessario in quanto i testi in italiano presentano criticità di traduzione e adattamento editoriali tali da stravolgerne o perlomeno diminuire in parte l'efficacia degli insegnamenti sciamanici in essi contenuti. In Italia tutte le opere cartacee, cinematografiche e televisive straniere da sempre hanno subito adattamenti per essere comprensibili alla popolazione nel corso del tempo, ma per dei volumi come questi ciò può costituire un problema. Come tanti hanno notato, non sono semplici romanzi, ma una raccolta di esperienze dirette e di insegnamenti. Inoltre, dopo anni di attività e statistiche alla mano, abbiamo preso consapevolezza che nonostante questi libri siano in circolazione da decenni, pochi sono in grado di comprenderli in maniera corretta sia nel contenuto, sia considerandoli all'interno del loro contesto storico e culturale. Si necessita di una mediazione onesta e non finalizzata ad avvalorare proprie visioni personali, ricerche, nuove teorie, eccetera, e, passatemi il termine poco tecnico, mischiandole caoticamente con quante più filosofie e religioni possibili per far contenti tutti. Comprendo le remore di chi per decenni ha utilizzato termini diventati ormai iconici come arte dell'agguato e cacciatore in agguato, ma è ora necessario di riconoscere gli errori e correggerli. In un lavoro di traduzione serio, laddove non esistano termini perfettamente equivalenti, è buona norma mantenere i termini originali e non lanciarsi in adattamenti che assolvono parzialmente o per niente allo scopo. Ciò altera il significato dei testi e non va fatto. Inoltre, utilizzare i termini usati da Don Juan come acechador, acechadora, a livello internazionale, l'inglese stalker, pronunciato da Carlos, per esempio, durante le sue conferenze, ci avvicinano maggiormente all'intento di chi le ha volute divulgare. Infine, vivendo in un mondo dove il collegamento è diventato rapido, con dei termini internazionali si può confrontarsi più facilmente con altri praticanti sparsi per il mondo. Ora vediamo la citazione in 3 lingue diverse. El Nagual era un cacciatore in agguato. Ella mi disse e mi fissò negli occhi. Lo dovresti già sapere tu questo. Ricordai che Don Juan mi aveva parlato di caccia, ma non di agguati o di caccia all'agguato, e mi aveva senz'altro insegnato a cacciare. Dissi allora alla Gorda che Don Juan mi aveva effettivamente insegnato a cacciare e a far trappole. Tuttavia il termine cacciatore all'agguato era più esatto. Il Nagual era un acechador. Comenzó con los ojos clavados en mí. Ya debes saberlo. Él te enseñó a acechar desde el comienzo. Se me ocurrió que se refería a lo que Don Juan denominaba la caza. Era cierto que me había enseñado a ser cazador. Le comenté que me había indicado cómo cazar y tender trampas. El empleo del término acecho, no obstante, era más apropiado. The Nagual was a stalker, she said, and peered at me.
You must know that he taught you to stalk from the beginning. He declared to me that what she was referring to was what Don Juan had called the hunter. He had certainly taught me to be a hunter. I told her that Don Juan had shown me how to hunt and make traps. Her usage of the term stalker, however, was more accurate. El Nagual era un assecciatore. Cominciò con gli occhi fissi su di me. Ormai devi saperlo. Lui ti insegnò ad assecciare, fin dall'inizio. Mi venne in mente che si riferisse a ciò che Don Juan chiamava la caza, la caccia. Era vero che mi aveva insegnato a essere cacciatore. Gli feci notare che mi aveva indicato come cacciare e tendere trappole. L'uso del termine acecho, tuttavia, era più appropriato. Il problema principale, come detto all'inizio video, è che per esempio acecho non si traduce con agguato. Per chi non è avvezzo, riporto l'immagine della definizione del dizionario dell'Accademia Reale Spagnola. Acechar, observar, aguardar cautelosamente con algún propósito, cioè osservare, attendere con cautela e con uno scopo. Castaneda, dovendo tradurre in inglese il termine, optò per l'uso del verbo to stalk, oggettivamente molto vicino al termine acechar spagnolo. Di seguito riportiamo l'immagine del Merriam-Webster's Dictionary, riconosciuto come il più importante dizionario di American English. To stalk, to pursue, carry and prey stealthily. E cioè inseguire o perseguire con costanza, furtivamente, una preda fisica, prey, o preda in senso più di obiettivo sia fisico che figurato, carry. La sfumatura che vogliamo far notare, poiché dai commenti emerge continuamente questo equivoco, è questa. Nel testo, nella sua formulazione originale, l'accento è posto sulla continua azione di osservazione, studio, analisi, strategia, ferma volontà di perseguire un obiettivo tutt'altro che immediato e il porre in atto sistematicamente tutte le azioni necessarie volte allo scopo. Questo è il nocciolo dell'arte o maestria dell'acecio. Utilizzando il termine agguato nell'edizione italiana e poi complici altri che ci hanno ricamato sopra, si è data eccessiva enfasi a quella che può essere vista come un'azione conclusiva e determinante. Nell'idea di molti si è formata la convinzione che l'azione da porre in atto sia una sola, unica e risolutiva. Non è così, assolutamente. L'idea originaria era di una costante osservazione e di costanti interventi perseguiti con grande determinazione. So che il mio discorso agli occhi di molti può sembrare eccessivo e pedante, ma la sfumatura che si è persa è di grande valore ed è su queste che sembrano inezie che si infila sempre qualcuno o qualcosa che tenta di modificare per i suoi scopi questi insegnamenti. Rinnovo l'invito a tutti coloro che si sentono affini a questi temi a studiare i testi in lingua originale, in quanto di fatto parlare di agguato vuol dire perpetrare un errore che danneggia in Italia una conoscenza portata avanti da decenni. Tutto ciò manifesta da parte dei praticanti anche una grossa resistenza alla fluidità e al cambiamento necessari per questo tipo di sciamanesimo.
Come potete cambiare le vostre abitudini e perseguitare le vostre stesse debolezze se non si riesce a imparare un singolo termine in un'altra lingua? Chi continua a farlo parla sostanzialmente del niente, decidendo di avvalorare l'invenzione di un traduttore più o meno in buona fede, lascio a ognuno le proprie conclusioni, piuttosto che l'insegnamento originale, danneggiando una conoscenza pratica più che onesta. Saluto tutti coloro che ci seguono e un ringraziamento speciale va a coloro che in tutta libertà hanno deciso di sostenere il canale abbonandosi o in altre forme. Buona pratica a tutti! A presto!